Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video dove andremo a creare il nostro impianto elettrico. Quindi inizieremo questo capitolo, finalmente andremo a prendere tutti i pezzi dalla nostra power station che ci siamo creati in precedenza. Ovviamente ci affideremo come sempre all'E-Time e finalmente verrà installato sul nostro camper. Quindi andremo a smontare sia il nostro inverter sia il nostro battery monitor col suo shunt, ma non la batteria. La batteria purtroppo abbiamo fatto dei calcoli e in base allo spazio che abbiamo in questa panca, come potete ben capire guardando anche quanto occupa solo la power station, inserire tutto quello che vedete qui dentro occupa già abbastanza spazio. Inserire successivamente altre 3 batterie sarebbe quasi impossibile, entrerebbero ma a fatica. E come lo faremo ragazzi? Introducendo una chicca, una novità che abbiamo scoperto con molto piacere. Era un qualcosa che cercavamo da veramente tanto, perché volevamo una batteria potente ma che occupasse meno spazio, e l'E-Time è uscito con questa novità. Ok, come sempre troviamo tutto il manuale e le istruzioni. È la bestia. Non vedevamo l'ora di aprire questa batteria e finalmente di vederla e di poterla provare. Ecco a voi la 320 Ah Smart Mini Edition. Come potete ben capire, guardate le dimensioni, praticamente leggermente più alta di quella da 140 Ah. Abbiamo una larghezza di circa 37 cm, una profondità di circa 19 cm e un'altezza di 26 cm, per una capacità di 4096 Wh. Sì, una LiFePO 4 con ben 5 anni di garanzia, cosa da non sottovalutare. Ragazzi, la sua capacità massima in uscita è di 2560 Watt. Questo perché il suo BMS ha circa 200 Ah di potenza in uscita, quindi andrà a limitare la batteria. Se volete utilizzare dei carichi oltre questa potenza, dovete optare per 2 batterie collegate in parallelo tra loro e aumentare così la capacità in uscita, ottimizzando meglio le celle delle batterie, che dureranno molto di più nel tempo, perché andrete a dividere la potenza per tutte quante le celle. Comunque guardate quanto è piccola rispetto all'altra e ha più del doppio della capacità di questa batteria. Nel nostro caso, avendo poco spazio a disposizione, questo è il prodotto giusto da dover utilizzare. Ricordiamo che questa batteria è progettata anche per stare sotto un sedile, quindi un sedile passeggero o guidatore. Se avete lo spazio a disposizione potete inserirla in modo comodo anche lì. Noi abbiamo preferito però avere tutto in un posto. Può essere utilizzata in tutti spazi piccoli, nelle barche e anche in una casa. Potete anche crearvi il vostro impianto off-grid, in un posto dove non avete accesso all'energia elettrica, utilizzando questo tipo di batteria. Come avete potuto vedere nei video scorsi abbiamo utilizzato la nostra power station. In questo momento vi faccio vedere fino a che punto l'abbiamo sfruttata. Abbiamo il 3% di capacità residua sulla batteria da 140. Ora andiamo a collegare la 320 Ah mini per capire a che percentuale di carica si trova in questo momento. Andiamo a fare la ricerca Bluetooth per aggiungere la nostra batteria e possiamo vedere che la rileva. Grazie all'applicazione riusciamo a vedere che abbiamo un 50% di capacità sulla nostra 320 Ah. Abbiamo 163 Ah ancora residui di capacità. Ora ragazzi, non ci rimane che andare a smontare tutti i componenti dalla nostra power station, andare a posizionare la nostra batteria nella panca e andare così ad assemblare l'impianto che alimenterà l'impianto elettrico del nostro camper. Un po' di problemi da risolvere che avevamo su questo impiantino che ci siamo creati in precedenza, tra cui il fatto che questo coperchio non si chiude ragazzi, perché i nostri capicorda sono grossi, sono curvi e quindi ci vanno a fare spessore sulla nostra plastica. Ho pensato a più soluzioni, ma le andremo a vedere in seguito quando andremo a inserire tutto all'interno. Quindi direi di andare a smontare e prendere tutti i pezzi che ci occorrono per creare il nostro impianto. E intanto però proviamo la batteria, che sono curiosa di vederla quanto spazio occupa. Ok, allora andiamo a vedere ragazzi, dai. Quanto Non riuscivo a spazio resistere occupa? Ma quanto più. pesa? Abbiamo dimenticato di dirlo ragazzi. Ragazzi, questa batteria pesa 26 kg e ha anche la protezione a basse temperature. Ma andiamo a inserirla all'interno della nostra panca. Pure tu c'entri. Eh sì, perché devo stare centrato. Che pesantuccia. Come potete Guarda vedere, quanto spazio. sì, abbiamo ancora molto spazio a disposizione. Quindi io direi che comunque potremo andare a inserire successivamente un'altra batteria della stessa capacità. Una sua gemella. Guardate quanto spazio spazio, wow. Prima con le 4 batterie eravamo veramente risicati, ma era veramente risicati. Sì. Comunque non so se vi siete resi conto, ma abbiamo fatto uno spoilerino del colore, basta, non ve lo faccio vedere più però. Procediamo, andiamo a scollegare tutto. Come prima cosa andiamo a spegnere il nostro inverter, andiamo a scollegare tutti quanti i dispositivi collegati e attendiamo circa un minuto per far sì che i condensatori si vadano a scaricare. Dopodiché andiamo a scollegare il nostro cavo negativo. Fate sempre attenzione ad essere isolati e non andare a toccare con la chiave nessun altro cavo della polarità opposta.
Andiamo a rimettere sempre i suoi coperchietti in modo da avere tutto isolato. Ora andiamo a scollegarci il cavo positivo. Perfetto ragazzi, ora abbiamo tutto ben isolato. La batteria la andiamo a spostare in un altro posto. Adesso ovviamente ragazzi andiamo a smontare tutte le altre componenti, quindi per prima cosa la bus bar difettosa. Non è che è difettosa, dobbiamo trovare dei capicorda più adatti, oppure creare qualcosa di alternativo. Andiamo a svitare il nostro inverter. Ragazzi, Michael sta lavorando un po' scomodo perché si sta adattando a me. E mi sto adattando anche al camper. Ma sono piccolino, quindi... È compatto. Oh! Minchia, voilà. Alla nostra panca! Ma quanto è bella questa panca, mamma mia. Ok. Abbiamo smontato anche il nostro monitor piccolino, ragazzi. Siamo un po' in dubbio dove andremo a inserirlo. Vorremmo averlo, secondo me, sempre a vista. Secondo Giustina, no. Nel mobile, deve essere di design minimal e senza cose. È più interessante il montaggio, non lo smontaggio, lo so, per questo non vi faccio troppe riprese. Comunque abbiamo un sacco di cavo, ragazzi. Quindi il nostro monitor potremmo metterlo ovunque. Pure fuori dal camper. Sì, anche il nostro shunt è stato smontato. E anche lui, mettiamolo da parte. Andiamo a smontare la nostra fusibiliera. La usiamo anche come bus bar. Ragazzi, stiamo smontando la nostra power station. Ci è servita tanto negli ultimi giorni. Ci dispiace un po'. Però ci fa piacere montare tutto questo. Guardate, è nuda. È nuda, ragazzi. Mi raccomando, non guardate quello che non dovete vedere, eh? Rispettate la sua nudità. Ragazzi, finalmente posso sfruttare il mio nuovo accessorio che ho comprato perché sono uno che non si vuole Uno fissato sforzare. con queste cose. Un cacciavite elettrico. Quindi andiamo a smontare ora l'inverter con il nostro cacciavitino elettrico. Era da giorni che aspettavo questo momento. Attento al ginsenghino che se cade sul nostro pavimentino non è proprio il massimino. Andiamo a svitare le ultime vetine, ragazzi. Scusa, fissato, perché non l'avvitatore? Sei andato di questo coso? Con le cose elettroniche bisogna essere delicati. Si arriva molto facilmente, molto comodamente dove bisogna lavorare. Ottimo ragazzi, ottimo, per 15 euro secondo me li vale. Ragazzi, qui non c'era un componente importante che andiamo ad inserire adesso. Ovviamente il nostro staccabatterie. Questo è un prodotto molto importante che andrà a scollegare tutto quello che vedete in modo sicuro. Quindi lo andremo a inserire ovviamente nel nostro impianto definitivo. Ok, abbiamo già finito. È stato un momento breve. Vediamo un po' di ginseng, ragazzi, perché abbiamo bisogno di carica. Carica litio, ma anche carica di energia. Perfetto, ragazzi, perfetto. Guardate che bellino! Ovviamente dobbiamo capire come collegare tutto in modo comodo. Ovviamente ragazzi la panca al momento ancora non è fissata proprio per riuscire a fare tutte le cose in modo comodo, però la teniamo come punto di riferimento. Direi in questo momento di andare a capire come posizionare il tutto. Sì, ragazzi, l'E-Time ci ha fornito anche 2 sgabelli senza saperlo. Sono comodissimi. Nella confezione li trovate, ragazzi, che vanno a proteggere la vostra batteria, ma vanno anche a farvi sedere comodamente per montare l'impianto. Ma guardate che sono belli resistenti. Sì, sì. Amore, però mi rendi partecipe perché sennò mi annoio. Allora. Spiegami un attimo come vanno collegati questi cavi, così ti aiuto a ragionare pure io. Ok, riassumendo, dalla batteria andiamo allo staccabatterie, dalla staccabatterie alla bus bar, dopodiché all'inverter. L'MPPT invece prende l'energia da sopra con i cavi e si collega solo alla batteria e basta, giusto? L'MPPT andrà a prendere l'energia dei pannelli solari, sì, e uscirà con 2 cavi che vanno al positivo della nostra fusibiliera e al negativo della nostra bus bar. Quindi per logica gli MPPT converrebbe, visto che la corrente dovrà scendere lungo quella parete, attaccarli qua vicino, così è comodo. Vabbè ragazzi, vi metto in velocità, se no ci state 3 anni. Che ve lo dico a fare, Michael si è tolto la seduta e perché gli serviva uno spessore, però guardate che perfezione.
Cioè, certe volte come si allineano le cose, no? Aggiornaci, a che punto siamo? Stiamo cercando di capire se questa posizione dell'inverter potrebbe essere definitiva. Stiamo cercando di capire se la bus bar la possiamo andare a inserire qui e se lo staccabatterie adesso ci entra. Perché cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di riciclare anche questi cavi perché non costano proprio degli spicci, quindi cerchiamo di adattarci in tutti i modi e di fare la cosa ottimale. Ti sto cominciando a seguire, dai, non sono un elettricista, ma sto cominciando ad entrare nell'ottica. La moglie è dall'elettricista. Non potevi fare la scuola dell'elettricista? Dal posto della scuola d'estetica? Ora lo faresti, tornassi indietro? No, preferisco imparare sul campo. Abbiamo ricaricato un po' la batteria e vediamo come è messo questo impiantino. Stiamo ancora cercando di capire dove posizionare tutto. Abbiamo ottimizzato lo spazio grazie alla batteria, ma comunque vanno inseriti tutti quanti i cavi in modo ordinario. Ragazzi, ci siamo andati a creare degli spessorini per andare a posizionare il nostro inverter sulla parete per avere una struttura abbastanza robusta che possa sostenere il suo peso e anche le vibrazioni e i movimenti. Andiamo a posizionarci questi listelli e fissiamo definitivamente il nostro inverter. Utilizziamo anche la nostra spugna che ci porta al filo e a misura il nostro inverter, così possiamo fissarlo con delle rondelle a queste staffette che ci siamo appena predisposti. Ragazzi, stiamo procedendo con l'installazione in questo momento dello staccabatterie che andremo ad inserire in questa posizione qui. Ci siamo già preparati il cavetto dalla batteria al primo polo dello staccabatterie. Dobbiamo fissare il nostro staccabatterie sulla parete. Per il nostro staccabatterie ci siamo andati a creare un pezzettino di legno, così abbiamo un buon supporto per poterlo fissare in posizione. Ci siamo andati a fare il getrefori, andiamo a fissare il pezzettino di legno sulla parete, così successivamente possiamo andare a fissare definitivamente il nostro staccabatterie. Ragazzi, siamo tornati un altro giorno, abbiamo preso un po' di attrezzatura, quindi un po' di materiale che ci occorreva per poter proseguire i lavori. In questo momento dobbiamo andare a tagliarci col pezzo di cavo e inserire un capocorda da collegare allo staccabatterie, così da avere la prima linea completa. Abbiamo anche ordinato la bus bar dei negativi che dovrebbe arrivare a giorni e quindi andremo in seguito a montare anche quella, che ovviamente ragazzi dobbiamo collegare sia i positivi sia i negativi, altrimenti non funziona. A parte gli scherzi, proseguiamo con l'installazione e andiamo subito a crimparci il capocorda sul cavo che collegherà lo staccabatterie. E per lavorare al meglio ragazzi andiamo a toglierci la panca di torno, così abbiamo più spazio per accedere alla parete. In questo caso possiamo farlo perché ancora non è fissata. Andiamo a spellare ovviamente la guaina, calcolando di quanto ci occorre spellarla. Bisogna capire fino a quanto dobbiamo entrare nel nostro capocorda. Quindi facciamo il calcolo e andiamo a togliere la guaina in eccesso. Ora andiamo ovviamente a crimpare il capocorda nella posizione corretta. Ok ragazzi, ovviamente andremo a inserire anche la guaina termorestringente in modo da avere tutto ben isolato. Ora andiamo a calcolarci ovviamente la lunghezza che ci occorre, andiamo a tagliarla e andiamo a scaldarla per farla aderire al nostro contatto. Se vi interessa fare un impianto simile, ricordatevi che nella descrizione trovate tutti i prodotti che stiamo usando per questo impianto e sui prodotti Litime avete anche il 10% di sconto con il codice Camperito. Adesso andiamo a rimontare lo staccabatteria in modo definitivo. Ok ragazzi, abbiamo impostato lo staccabatterie con tutti i cavi isolati, abbiamo la fusibiliera collegata già al nostro inverter. Ora stiamo vedendo di posizionare il nostro shunt in modo tale da uscire col negativo dalla batteria e collegarlo subito sul nostro shunt. Dopodiché andremo dallo shunt a una bus bar negativa che andrà qui a fianco. Ok, allora stiamo andando a crimpare il nostro negativo sul capocorda che verrà collegato al nostro smart shunt. Perfetto ragazzi, anche questo capocorda è stato crimpato, dobbiamo andare a posizionare il nostro shunt. Ovviamente prima andiamo a inserire la guaina termorestringente.
Ragazzi, stiamo andando ad installare una canalina per canalizzare tutto quanto l'impianto e dovremo andare successivamente anche a inserire una piccola ventola, qualcosa che vada a raffreddare tutto l'impianto, tutta quanta la zona della dinette. Quindi cerchiamo di valutare sempre tutto prima di effettuare tutti quanti i collegamenti in modo definitivo. Andiamo ad installare questa canalina, così riusciamo a capire anche dove posizionare, in questo caso, la nostra fusibiliera a 12 volt. Ragazzi, ore e ore di ragionamenti, anche perché io sono un KKK. Ora vi faccio vedere cosa sto andando a fare. Nel frattempo io vi consiglio comunque, se state facendo un lavoro del genere, predisponete sempre prima tutto quanto e cercate di capire dove dovrete passare i cavi e dove dovrete alloggiare tutti i dispositivi della 220 e della 12 volt. Ovviamente in modo separato e anche su come canalizzare bene il tutto. Ora vi faccio vedere come stiamo creando la canalizzazione. Ho smontato la panca e con la rimanenza di canaline che abbiamo andiamo a effettuare la sagoma per continuare tutta la canalizzazione, per avere i cavi dove ci occorrono in modo pulito. Quindi ragazzi, io vi consiglio sempre, se state facendo un lavoro del genere, non fissare mai tutto in modo definitivo, perché in questo caso vedete la panca la sto togliendo e posso riuscire a lavorare comodamente. Andiamo ad effettuare dei tagli a rifinire questa canalina e a fissarla in questo modo. Ragazzi, molto soddisfacente questa cosa. Una volta effettuata questa sagoma possiamo rimettere la panca nella posizione e quindi forse ragazzi riusciremo a passare qualche cavo. Vediamo, ancora non si sa. Ah ragazzi, guardate qui, veramente molto soddisfacente come cosa. Così riusciamo praticamente a girare tutta quanta la panca con i nostri cavi. Dobbiamo solo andare a spessorarla leggermente sotto con 1 centimetro, in modo tale da chiudere e aprire il coperchio in modo comodo. Ragazzi, ci è arrivata anche la bus bar dei negativi, quindi siamo a buon punto, giusto in tempo per andare a collegare anche lei e quindi installare entrambe le polarità. Ovviamente cerchiamo di capire adesso dove metterla. Siccome ragazzi qui dovremmo mettere una ventolina, stiamo cercando una posizione migliore. Ragazzi, la bus bar dei negativi è arrivata, ma mi sono accorto che manca una rondella spaccata, che è quella che impedisce al bullone di andarsi a svitare. Quindi molto importante ragazzi, se non trovate questo tipo di rondella inserito nelle vostre bus bar, andate a inserirla, perché altrimenti con le vibrazioni con il tempo si andranno a svitare i bulloni e quindi si andranno ad allentare tutti i vari collegamenti. Ragazzi, andiamo finalmente a installare la nostra bus bar dei negativi. Ovviamente la posizione ce la indicheranno i collegamenti che ci stiamo creando. Possiamo anche fare così. Poi dobbiamo ricordarci di inserire le rondelline spaccate. Comunque queste sono le rondelline spaccate ragazzi, ecco qua, questa è la posizione corretta secondo me. Andiamo a fissarci prima di tutto lo shunt. Questo è a posto e possiamo andare a fissare la nostra bus bar. Ok ragazzi, ci siamo. Bus bar negativa posizionata. Andiamo adesso a fare il collegamento del nostro inverter. Stiamo finendo di collegare il nostro inverter, abbiamo tutto pronto ragazzi, e diciamo che è quasi funzionante, basta collegare soltanto il monitor e ci siamo. Quindi ricapitolando ragazzi, batteria, stacca batterie che segue la sua fusibiliera che fa anche da bus bar positiva, dopodiché abbiamo il fusibile da 300 A che collega il nostro inverter. Dal polo negativo abbiamo il nostro shunt che si va a collegare alla nostra bus bar negativa e che ritorna al nostro inverter. Ragazzi, è arrivato il momento di andare a inserire finalmente la fusibiliera dei 12 volt. Dopo tanti pensieri ragazzi, ho deciso di andarlo a inserire qui. È forse mezza giornata che ci penso, quindi direi che è il momento di andare a montarlo. Ok, dovrebbe essere questa la posizione. Abbiamo anche abbastanza spazio per inserire altri accessori. Ora ragazzi andiamo a crimparci i capicorda dei cavi che andranno sulla fusibiliera. Abbiamo preso un cavo del diametro corretto in base ai consumi, quindi all'amperaggio che questa fusibiliera andrà ad utilizzare. Andiamo a sostituire le chiavette della nostra morsettiera e inseriamo quelle della misura corretta. Ok, perfetto. Ora non ci rimane che calcolare la lunghezza del cavo e andare a tagliarlo.
Ovviamente ragazzi, guaina termorestringente sempre. Oltre ai componenti principali del nostro impianto elettrico, ci sono alcuni accessori fondamentali per andare a creare l'impianto in maniera sicura ed affidabile. Il primo ragazzi sicuramente il multimetro. Questo strumento è essenziale perché permette di misurare tensione, continuità e corrente. Quindi ci aiuta a capire se un collegamento è fatto correttamente oppure se c'è qualche problema nell'impianto. È uno strumento semplice ma davvero indispensabile. Il secondo strumento ragazzi è la pinza crimpatrice. Questa pinza è molto comoda perché permette sia di spellare i cavi sia di crimpare i capicorda, come ad esempio quelli ad occhiello che hanno anche una guaina isolante che utilizzeremo per collegare i cavi ai vari componenti. Così il lavoro risulta più pulito e più sicuro. Un altro accessorio è la guaina termorestringente. Disponibile in varie dimensioni, serve per proteggere i collegamenti, migliorare l'isolamento e rendere tutto molto più ordinato. Ovviamente ragazzi basta semplicemente andarla a tagliare dalla misura necessaria e andarla a scaldare con un fono da carrozziere. Poi abbiamo una forbice per il taglio dei cavi di grossa dimensione, come quelli in rame da 70 mm. Quando si lavora con cavi così grandi è importante avere lo strumento adatto, quindi in questo caso ragazzi questa forbice è sicuramente necessaria perché permette di fare un taglio netto e preciso, così quando andiamo ad inserire i nostri capicorda non abbiamo un cavo tagliato male e quindi abbiamo il capicorda che entra in posizione corretta. Infine abbiamo la nostra pinza crimpatrice per capicorda. Questa serve per fissare i capicorda ai cavi di grande sezione. Noi abbiamo usato questa versione che è la più economica, ma dobbiamo dire che richiede un po' troppo forza per crimpare. Per questo motivo vi lasciamo in descrizione il link di un modello migliore. Tutti questi strumenti ragazzi possono sembrare dei piccoli dettagli, ma in realtà fanno una grande differenza, sia nella qualità sia nella sicurezza dell'impianto. Ovviamente ragazzi ricordate che con l'impianto elettrico bisogna avere attenzione e competenza. Quindi se non sapete quello che state facendo, il nostro consiglio è di affidarvi a persone qualificate. Ragazzi, un altro giorno siamo qui. Se vi ricordate, la canalizzazione che ci siamo fatti dall'alto dovrebbe uscire nella canalina che ci siamo predisposti in basso nella panca. Ma noi dobbiamo passare nel bagno, quindi dove abbiamo il nostro trelino passeranno questi tubi e andranno a inserirsi nella panca. Siccome noi lì abbiamo il lavandino, dobbiamo essere sicuri di avere ben isolati i cavi nel caso di una perdita d'acqua, altrimenti soccazzi. L'altra sera siamo venuti, abbiamo smontato la tenuta del bagno che ci eravamo fatti perché qui abbiamo il tubo del lavandino. I nostri tubi da sopra scendono verso sotto, dovrebbero andarsi a inserire sulla parete e quindi uscire nella canalizzazione. Però noi dobbiamo andare a passare i cavi dall'altra parte. Dobbiamo creare un sistema per non avere nessun tipo di infiltrazione. Come avete visto ragazzi, noi abbiamo utilizzato la canalina elettrica che ha anche i suoi raccordi IP65, quindi a prova d'acqua. E noi abbiamo la parete che ci collega alla nostra panca. Andiamo a forare e ne entriamo nella canalina, dopodiché andiamo ad inserire questo raccordo che ha anche una guarnizione con un altro dado in plastica e si andrà a creare ovviamente una specie di guarnizione a chiudere, andrà a bloccare ovviamente qualsiasi tipo di infiltrazione. Il tubo si andrà ad inserire qui dentro dove c'è anche una piccola guarnizione e quindi l'acqua non potrà mai entrare dall'altra parte. Quindi ragazzi dobbiamo effettuare 3 fori direttamente nella canalina per passare i cavi del pannelli solari e anche i cavi dei nostri oblò. Ovviamente ci siamo andati a togliere la panca in modo da lavorare in modo semplice. Ragazzi, io direi veramente niente male. Poi andremo a collegarli successivamente a questi tubi che scendono da sopra. Io direi che per questo video è tutto. Per l'impianto elettrico c'è ancora tantissimo da fare, quindi rimanete sintonizzati. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi! Quindi ragazzi, diciamo che la prima installazione è stata effettuata.